Allora, vediamo, è uscito un nuovo firmware per il TG IO 5 Play, anche per BMW, e la versione è la 1.5.6 del 23/12/2024. Sembra interessante come aggiornamento, non sembra un semplice fix, nel senso che è stato aggiunto il supporto per le funzionalità OBD, la gestione Bluetooth degli interfoni, la gestione automatica dello switch tra giorno e notte per Apple CarPlay e Android Auto, e poi hanno messo tra le tante cose un aggiornamento per, diciamo, sugli effetti, sull'ottimizzazione del display. Poi diciamo ci sono alcuni bug fix per il controllo remoto sulle chiamate telefoniche in Android Auto, la gestione della rilevazione dell'altezza tramite GPS e diciamo è cambiata la logica di gestione degli allarmi sulla pressione degli pneumatici. Comunque vediamo un attimino di far partire la moto e vediamo cosa succede. Allora, abbandoniamo un secondo e andiamo a vedere nelle impostazioni. Adesso sarà necessario collegarsi prima di tutto, torniamo indietro, esci. Adesso la versione installata è la 1.4.2, prima ci colleghiamo al wifi. Bene, questo è il bug fix cioè o meglio, l'elenco dei fix. Beh, diciamo che ne hanno fatte di cose, comunque riportiamo vediamo di mettere un dettaglio. Bene, adesso siamo al riavvio e l'installazione dell'aggiornamento vero e proprio. E vediamo le novità. Ok, allora l'apparenza prima schermata mi sembra molto simile. Poi parte in automatico ancora l'Android Auto e come potete vedere la parte sotto rimane, per cui la barra non è stata rimossa. Purtroppo questo è, vabbè. Adesso però prima di vedere l'Android Auto se è cambiato qualcosa, usciamo un attimo e torniamo alle schermate. Allora, il cruscotto mi sembra assolutamente identico al precedente, vediamo se ha mantenuto le funzionalità tipo l'acceleratore, in questo caso freni, vabbè, questo l'anteriore e il posteriore non ci arrivo, frecce, ok, bene o male qui mi sembra assolutamente uguale, anche qui a livello di grafica non so cosa abbiano aggiornato, e anche qui tutto sommato mi sembra assolutamente lo stesso. Sì, sotto questo punto di vista non mi sembra che sia cambiato qualcosa, mi sembra assolutamente identico. Il funzionamento è comunque regolare come con la versione. Teniamo premuto un attimo e vediamo. Allora, a livello di Android Auto vediamo cosa è cambiato. Va bene. Il meccanismo, il funzionamento è lo stesso. Adesso colleghiamo anche un interfono e vediamo se almeno la parte. Ok, io ho collegato un casco che usa un Sina SF2
però vediamo intanto come funziona. Innanzitutto vediamo di tornare, allora era così, questo è l'ok, va bene, e poi vorrei invece passare sotto, ho detto, ok, ma diciamo che a livello di funzionamento mi sembra molto simile al vecchio, cioè alla vecchia versione più che al vecchio. Ecco, non ho ancora capito bene come funziona a questo punto il passaggio. Allora proviamo vediamo se funziona a questo punto l'assistente vocale. Vediamo se riesco a farvi sentire quello che mi dice, perché in realtà a quanto pare non hanno risolto ancora. Si è verificato un problema di connessione. Riprova. Niente, a quanto pare anche, diciamo, l'assistente vocale con Android Auto non è stato risolto. Ed è un peccato. Adesso torniamo qui. Ok, adesso usciamo. Andiamo a vedere le impostazioni, se hanno cambiato qualcosa. Allora, luminosità, diciamo la gestione della luminosità automatica, gli sfondi sono rimasti ancora gli stessi, in memoria abbiamo una scheda, in questo caso micro SD, che ho inserito al posto dell'originale, che è una 64 GB, ma va bene. Poi abbiamo funzioni, abbiamo però la voce nuova, cuffie, che poi proveremo, un eventuale telecomando, il GPS, in questo caso sono in un garage per cui è assente, e poi abbiamo le solite impostazioni. Vediamo di passare alla modalità a rotella, vediamo se la lingua va bene, non immagino non sia cambiato un granché, rimane l'italiano. Ora, anno, mese, giorno, lo voglio in giorno, mese, anno, va bene, l'alba e il tramonto, gli aggiornamenti e le informazioni, e questa è la versione 1.5.6, per cui diciamo che sotto questo punto di vista dovremmo essere a posto. Allora, lo sfondo è cambiato, vediamo cosa avevo messo. Perché prima avevo messo questo è senza, e questo, vabbè, lasciamo il suo, quello nuovo, che è sicuramente carino. Dopodiché abbiamo il classico pulsante per l'Android Auto e Apple CarPlay, i cruscotti, che mi sembrano esattamente identici come abbiamo visto prima. Allora, vediamo l'ultimo punto, uno degli altri punti, scusate, dell'aggiornamento del nuovo firmware, che è la gestione degli allarmi per quanto riguarda il misuratore di pressione. Quindi la possibilità di andare ad impostare, degli allarmi quando la pressione degli pneumatici scende sotto, o diciamo scende o supera una certa soglia. Allora, a livello di schermata è stata aggiornata, abbiamo sempre comunque sensore pressione frontale e front and bottom, dovrebbe essere il rear, comunque diciamo anteriore e posteriore, e poi abbiamo una traduzione migliore rispetto a prima, dove comunque ci sono valori di allarme di bassa tensione e di alta pressione. In questo caso penso tensione, c'è stato un errore di traduzione. Comunque abbiamo in questo caso impostato in 1,2 e 1,2 come valori minimi e 2,8, 2,8 come valori massimi. Dopodiché è possibile cambiare, penso, ok, in PSI e in bar, e la temperatura tra Celsius e Fahrenheit. Questo è, diciamo, l'indicatore della pressione rilevati dalla moto. Nel caso in cui invece si utilizzino sensori di pressione, misuratori di pressione per il mondo EKG, invece in questo caso è possibile comunque specificare due valori completamente diversi. Questo è comodo perché potrebbero avere delle sensibilità differenti, per cui potrebbe essere un modo per gestire in semplicità eventuali doppi sensori.
Dopodiché nient'altro. Ok, andiamo avanti e poi vediamo se è cambiato qualcosa anche nella schermata di spegnimento. No, mi sembra assolutamente identica. C'è la solita indicazione in alto del numero di satelliti e poi chilometri percorsi, il trip, chilometri oggi, così via. Dopodiché va in spegnimento. Non c'è molto altro da dire, nel senso che non mi sembra abbiano introdotto queste grandi novità. Aspetto che ci sia bel tempo per poterla provare in strada. Per il momento è tutto e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci date sicuramente una mano e un supporto per crescere. Grazie e alla prossima.